Il rapporto tra la principessa Charlotte e suo padre, il principe William, è sempre stato profondo e pieno di affetto. L'ammirazione del grande pubblico è stata conquistata dal loro legame, caratterizzato da momenti di commozione, interessi comuni e risate. Ultimamente, però, qualcosa è cambiato e molti di coloro che seguono la famiglia reale sono scioccati. Charlotte ha fatto una dichiarazione del tutto inaspettata, che ha suscitato intrighi e discussioni, creando dubbi su ciò che accade dietro le porte del palazzo. Sapete dirmi che cosa ha detto Charlotte di cui tutti parlano? Venite con noi a indagare sulla scioccante affermazione che la principessa Charlotte ha fatto sul principe William e a scoprire la verità che c'è dietro. Una biografia della vita della principessa Charlotte. Da quando è nata, la principessa Charlotte è stata fonte di fascino per le persone di tutto il mondo. È una celebrità a tutti gli effetti. Eppure è nata in una famiglia reale. Che ne dite di cominciare dall'inizio? Dal suo arrivo che ha cambiato il corso della storia? Il St. Mary's Hospital di Londra è stato il luogo in cui la principessa Charlotte Elizabeth Diana è nata il 2 maggio 2015, alle 8:34 del mattino. L'euforia era palpabile. Dopo poche ore, il mondo ha potuto vedere per la prima volta la futura icona. Il principe William e la principessa Catherine, mentre uscivano dall'ala Lindow con la loro bambina. Per celebrare la nascita di una principessa destinata a lasciare la sua impronta, i monumenti di Londra sono stati illuminati di rosa. I cannoni hanno risuonato nella capitale e i sostenitori reali hanno brindato all'arrivo di una principessa. Dopo 2 giorni è stata rivelata la sua identità. Ha chiamato sua figlia Diana come un sentito tributo alla sua defunta nonna, l'amata principessa del Galles, e ha chiamato sua figlia Charlotte come suo nonno, Carlo. Elizabeth è stata chiamata così in onore della bisnonna, la regina Elisabetta II. Charlotte e i suoi fratelli hanno avuto un'infanzia libera dal controllo del pubblico quando risiedevano ad Anmer Hall, il rifugio rurale della famiglia nel Norfolk, dove Charlotte ha trascorso i suoi anni formativi. Tuttavia, nel 2017 la famiglia si è trasferita di nuovo a Kensington Palace, segnando l'inizio del passaggio di Charlotte alla vita pubblica di un reale. Fin da piccola, Charlotte era al centro dell'attenzione. È diventata rapidamente la preferita dei fan, sia per le sue belle emozioni, sia per i suoi gesti sfacciati verso il pubblico, sia per i suoi sguardi alle telecamere. Nel 2018, Charlotte aveva già iniziato a fare scalpore, nonostante avesse solo 2 anni. Ha affascinato il mondo intero durante il battesimo del principe Louis, quando ha notoriamente salutato i fotografi con un sicuro «Non verrete». Un assaggio della sicurezza di sé, che sarebbe poi diventata il suo marchio di fabbrica, è stato fornito fin da subito. Nel 2018, Charlotte ha iniziato il suo percorso educativo alla Wilcox Nursery School. Successivamente, ha raggiunto il fratello maggiore, il principe George, alla Thomas's School di Battersea, dove continuerà la sua istruzione, poiché i genitori volevano che la bambina vivesse un'esperienza scolastica il più possibile omogenea e priva di particolari. Le hanno dato il nome di Charlotte Cambridge in quella scuola. Tuttavia, è innegabile che Charlotte non sia la tipica ragazzina, grazie all'accordo di Perth, che ha eliminato l'arcaica norma che privilegiava gli eredi maschi rispetto alle sorelle. Charlotte occupa attualmente la 3ª posizione nella linea di successione al trono, anche con la nascita del fratello minore, il principe Louis, nel 2018. La sua posizione storica nella linea di successione non è stata in alcun modo turbata. A differenza della principessa Anna, Charlotte ha mantenuto la sua posizione, inaugurando una nuova era per le donne reali. Nonostante il principe William e la principessa Catherine abbiano compiuto notevoli sforzi per proteggere i loro figli dall'intenso scrutinio del pubblico, è difficile trascurare la principessa Charlotte. Ogni volta che appare in pubblico, proietta un'aria di sicurezza che smentisce i suoi anni. Nell'anno 2022, durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino, Charlotte ha mostrato grazia, eleganza e una naturalezza piuttosto semplice. Ciò che, tuttavia, è rimasto più impresso: le sue capacità di leader. Charlotte è stata osservata mentre parlava al fratello maggiore, il principe George, durante la sepoltura della regina Elisabetta II, un'occasione importante per la famiglia reale. Gli ricordava le tradizioni reali e gli diceva quando inchinarsi. È stato un momento che ha lasciato un segno indelebile, dimostrando che, nonostante sia la più giovane dei suoi fratelli, è in realtà una leader naturale.
È impossibile negare l'impatto che Charlotte ha avuto sul settore della moda. È stata definita una grande icona di stile per bambini. Quando indossa un abito, questo va esaurito nel giro di poche ore. Secondo le stime fornite dagli esperti del marchio, il suo effetto economico nel Regno Unito è di ben 4,5 miliardi di sterline. Una principessina che molto probabilmente ama ancora ascoltare le storie della buonanotte non se la passa male. Tutto ciò che Charlotte indossa, dalle sue giacche senza tempo agli splendidi abiti, è un pezzo scelto con cura che cattura l'essenza della tradizionale grazia reale, pur includendo un pizzico di allure contemporanea. Dopo che il principe William è stato insignito del titolo di principe di Galles nel 2022, Charlotte ha ricevuto il titolo formale di Sua Altezza Reale, la principessa Charlotte del Galles. Questo evento si è verificato dopo l'anno 2022. Nonostante sia un membro della famiglia reale, la principessa Charlotte è un avversario formidabile che deve essere preso sul serio. I suoi momenti umoristici e senza fronzoli, che si prendono costantemente i riflettori, le sono valsi il titolo non ufficiale di Regina del Sass, nonostante abbia solo 9 anni. Partendo dalla tecnica che la contraddistingue, lo sguardo, iniziamo. Charlotte padroneggia uno sguardo così incisivo. Un momento che rimarrà a lungo nella memoria. Incoronazione di Re Carlo a monarca. Nel momento in cui la famiglia reale era in piedi sulla grande balconata, lo sguardo penetrante di Charlotte verso la folla ha trasmesso l'intero messaggio. Una combinazione di compostezza, autorità e un tocco di indifferenza. Non passò molto tempo prima che si cominciasse a fare un parallelo tra lei e la principessa Diana. La defunta principessa del Galles era famosa per il suo volto particolare e sembra che Charlotte abbia ereditato la stessa energia focosa per cui erano note quelle espressioni. Per Charlotte, la presenza delle telecamere è l'unica cosa che non sopporta. Ha reso evidente il suo punto di vista dirigendo un famoso sguardo in direzione delle telecamere mentre partecipava alla Royal Christmas Walk nel 2024. Quel solo sguardo era sufficiente a trasmettere il messaggio, e questo è sufficiente. Nonostante molte persone abbiano difficoltà a padroneggiare l'arte di porsi dei limiti, Charlotte l'ha già ben padroneggiata. Nel 2022, in occasione del giubileo di platino della regina Elisabetta, Charlotte ha vissuto uno degli eventi più indimenticabili della sua vita. C'era solo una cosa che la piccola principessa voleva fare: sedersi accanto al padre, il principe William. La richiesta di Charlotte di scambiare i posti a sedere è stata inizialmente ignorata dal principe George. Tuttavia, Charlotte non aveva intenzione di arrendersi. Guardate il principe William. George alla fine si spostò dopo aver ricevuto un piccolo pungolo dal padre e il sorriso trionfante di Charlotte trasmise l'intero significato della situazione. Si trattava di una vittoria in qualche modo insignificante ma significativa, che serviva a ricordare che Charlotte è in grado di ottenere ciò che vuole. Al di là del suo comportamento, Charlotte possiede un talento commisurato al suo atteggiamento. Nel corso del suo viaggio al castello di Cardiff, le è stata offerta l'opportunità di guidare un'orchestra nell'esecuzione del brano di Encanto We Don't Talk About Bruno. Charlotte ha afferrato la bacchetta senza alcuna esitazione e ha guidato i musicisti come un professionista, sorridendo da un orecchio all'altro, emanando sicurezza e avendo il pieno controllo della situazione. È stata una dimostrazione della sua naturale leadership, che dimostra come Charlotte sia la padrona assoluta dell'occasione, sia che si tratti di esibizioni musicali che di responsabilità reali. Il fatto che Charlotte sia la più giovane dei suoi fratelli non le impedisce di prendere il comando della situazione. Durante la sepoltura di Stato della regina Elisabetta, Charlotte è stata avvistata mentre parlava al principe George, dicendogli di inchinarsi al passaggio della bara della bisnonna. Questo è avvenuto mentre il corteo reale avanzava. È stato un momento al tempo stesso calmo e drammatico, che ha dimostrato la sua profonda consapevolezza delle tradizioni reali e la sua capacità di prendere decisioni anche quando era circondata da persone più grandi di lei. È stato durante la cerimonia del Natale Reale 2019 che Charlotte ha vissuto uno degli eventi più memorabili della sua vita. Ha sorriso di felicità quando le è stato presentato un mazzo di fiori, ma quando qualcuno ha tentato di portarglieli via, ha scosso fermamente la testa e ha fatto capire che non li avrebbe accettati. La sua reputazione di persona capace di sapere ciò che vuole e di non aver paura di mantenerlo è stata consolidata da questo momento affascinante ma furioso che ha vissuto. Va da sé che Charlotte non è del tutto seria.
Nel 2019 ha sorpreso sua madre tirando fuori la lingua al pubblico della King's Cup Regatta. Sua madre ne è rimasta piuttosto turbata, quasi immediatamente. La principessa Catherine l'ha allontanata da lei. D'altra parte, l'occasione ha fatto ridere tutti. È servita a ricordare che Charlotte, nonostante il suo status di regina, è semplicemente una bambina a cui piace divertirsi. Charlotte non esita a comunicare con precisione i suoi sentimenti, sia coprendosi le orecchie durante il Trooping the Colour, sia rifiutandosi scherzosamente di assistere il principe George durante un gioco. A dire il vero, chi non troverebbe fastidioso il forte rumore degli aerei da combattimento che volano sopra di noi? La giovane regina ha lavorato duramente per provvedere alla sua famiglia. Nonostante la principessa Charlotte sia nota per la sua personalità impertinente e pronta, c'è un altro lato di lei che raramente viene preso in considerazione. Charlotte è una figlia, una sorella e una nipote sinceramente compassionevole e leale. Nonostante il fatto che sorrida in modo sfacciato e saluti con sicurezza nonostante il suo aspetto esteriore. È una sfaccettatura della sua personalità che si è fatta notare ancora di più nel corso degli ultimi mesi. Particolarmente dolce è il rapporto che condivide con la madre, la principessa Catherine. Le recenti difficoltà hanno messo in luce la profondità del legame che esiste tra Kate Middleton e la sua famiglia. Nonostante sia sempre stata rispettata per l'eleganza, l'amore e la lealtà verso la sua famiglia. Quando è stato rivelato che la principessa Catherine era in cura per un cancro, è stata una sorpresa per tutti in tutto il mondo. Mentre la gente si univa per sostenere la principessa di Galles, è apparso evidente che Charlotte stava assumendo sottilmente il ruolo di tutore, dimostrando un grado di maturità ben superiore ai suoi anni. Secondo Ingrid Seward, biografa della famiglia reale, Charlotte era sempre vicina alla madre, standole accanto con attenzione e facendo gesti gentili e confortanti. Charlotte era sempre vicina alla madre. È stato riferito che Charlotte è stata osservata conversare con Kate sul balcone di Buckingham Palace durante il Trooping the Colour. Molti ritengono che questo sia stato il metodo di Charlotte per mantenere la madre interessata e a suo agio durante la cerimonia. Un momento molto commovente si è verificato durante la processione bagnata di Londra, quando i finestrini della carrozza si sono appannati, rendendo difficile per la famiglia salutare il pubblico. È stato un momento davvero bello. Charlotte è subito intervenuta per aiutare Kate a pulire i finestrini, assicurandosi che la madre potesse concentrarsi sul piacere del momento. Kate iniziò a lavorare sui finestrini. Questo atto, semplice ma profondo, dimostra la profondità della sua preoccupazione per gli altri. Il temperamento vigile che Charlotte possiede non si limita solo alla madre. Oltre a questo, ella vigila anche sul fratello minore, il principe Luigi. Sia che lo guidi con dolcezza durante le cerimonie reali, sia che gli rivolga il suo famoso sguardo di traverso quando diventa troppo esuberante. Charlotte sta già dimostrando le qualità che la rendono un leader naturale all'interno della famiglia. Nel corso della sua vita, Kate Middleton ha spesso parlato del forte rapporto che aveva con sua madre, Carol Middleton. È evidente che sta lavorando per coltivare lo stesso tipo di legame con Charlotte. Molti sanno che Kate tiene in grande considerazione il legame con la figlia, considerandolo uno degli elementi più significativi della sua vita. Alla funzione del canto di Natale tenutasi nell'abbazia di Westminster, Kate e Charlotte hanno indossato cappotti rossi abbinati tra loro e fiocchi di velluto nero. Questo abbigliamento coordinato ha sottolineato con delicatezza il legame indissolubile che esiste tra loro due come madre e figlia. D'altra parte, non si trattava solo di abiti. Il fatto che Charlotte ammiri e sostenga la madre è stato reso evidente dagli scambi di saluti che si sono scambiati durante l'occasione. Il legame di Charlotte con il nonno, Re Carlo III, rivela un aspetto più tenero e premuroso della sua natura, nonostante Charlotte sia ben nota per il suo temperamento focoso. Le persone che seguono la famiglia reale hanno recentemente notato un braccialetto luminoso indossato da Re Carlo, che ha scatenato congetture sull'origine del nastro. Qual è la risposta? Un braccialetto di Charlotte. Pochi giorni prima, la principessina era stata osservata indossare braccialetti molto simili a quelli esposti a Wimbledon, il che ha spinto molti a pensare che ne avesse regalato uno al nonno. Il tempismo è evidente e, se è autentico, è un modo simpatico e contemporaneo per Charlotte di dire al nonno che pensa costantemente a lui. Il palazzo non ha verificato il racconto, ma è evidente che sta avvenendo al momento giusto.
Oltre allo scambio di regali tangibili, Charlotte e Re Carlo hanno un legame più profondo, che si fonda sul loro comune apprezzamento per le arti, in particolare per la danza. Nel 2017 è stata Kate a far nascere l'interesse di Charlotte per la danza e da allora la bambina frequenta settimanalmente lezioni di balletto. Quest'anno è arrivata a commemorare il suo compleanno andando a una rappresentazione del Balletto Reale di Cenerentola. È interessante notare che anche Re Carlo ha professato il suo entusiasmo per il balletto. Secondo quanto riferito, non riusciva a smettere di battere i piedi mentre assisteva a uno spettacolo di danza classica. Grazie a questa passione comune, non è difficile immaginare che i due sviluppino una forte amicizia l'uno con l'altra e che magari in futuro facciano un viaggio speciale insieme per il balletto. Il legame tra Re Carlo e Charlotte sembra essere particolarmente unico, nonostante il fatto che lui sia sempre stato un nonno devoto. Un raro gesto pubblico di affetto da parte del monarca. Carlo ha notoriamente permesso al principe Louis di sedersi sulle sue ginocchia durante le celebrazioni del giubileo di platino della regina Elisabetta. Il rapporto con Charlotte, invece, è più tenue, ma molto profondo. Durante gli impegni reali, i due vengono spesso osservati scambiarsi sguardi e conversare tra loro, con Charlotte che mostra un livello di maturità molto superiore ai suoi anni. Il loro rapporto non è solo formale, ma è caratterizzato dal calore, dalla presenza di interessi comuni e dal compimento di piccoli ma significativi gesti che dimostrano quanto sia gradita la presenza dell'altro. La moda dei braccialetti dell'amicizia, resa popolare da Taylor Swift, ha attirato l'attenzione delle persone in tutto il mondo e Charlotte sembra averla abbracciata completamente. Secondo quanto riportato, la principessina, insieme al principe George e al principe William, ha assistito a un'esibizione di Taylor Swift a Londra. Lì, a quanto pare, hanno ballato tutta la notte e hanno anche avuto l'opportunità di incontrare la cantante nel backstage. Nel caso in cui il braccialetto indossato da Re Carlo fosse un regalo di Charlotte, si tratta di un metodo contemporaneo e sincero per esprimere la propria ammirazione nei suoi confronti. Un rapporto che non ha eguali. Il rapporto che esiste tra un padre e sua figlia è innegabilmente una delle relazioni più significative al mondo e il principe William e la principessa Charlotte ne sono la prova vivente. L'attenzione del pubblico è stata attirata da Charlotte per il legame profondo e incrollabile che condivide con il padre, nonostante sia una gioia per tutta la famiglia reale. Charlotte ha spesso dimostrato di essere, senza dubbio, una figlia di papà. Questo è evidente nel fatto che sorride con il padre durante gli impegni reali, così come nel fatto che compie gesti dietro le quinte che sono allo stesso tempo insignificanti e significativi. C'è qualcosa di particolarmente meraviglioso nel rapporto che William ha con la sua unica figlia. Nonostante il fatto che abbia a cuore tutti e tre i suoi figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Diverse persone che hanno familiarità con la situazione hanno detto che Charlotte ha un posto unico nel cuore di suo padre. Forse è il suo senso dell'umorismo sfacciato che ricorda il suo, o forse è il modo in cui mantiene coraggiosamente il controllo sui fratelli quando è necessario. Charlotte ha il padre avvolto intorno al suo dito piccolo, e la cosa più bella è che lo ha avvolto intorno al suo dito piccolo. Ne è consapevole. A novembre, mentre William si recava in Sudafrica per partecipare al premio Earthshot, si è verificato un meraviglioso esempio del loro legame. Gli osservatori hanno colto un elemento apparentemente piccolo ma molto toccante. Charlotte indossava un braccialetto dell'amicizia che aveva disegnato lei stessa e che veniva indossato da William. Il braccialetto, fatto di perline blu e con la scritta papà, serviva come piccolo ma potente promemoria dell'amore che esiste tra un padre e sua figlia. William sorrise e disse: «Ho promesso di indossarlo e di cercare di non perderlo mentre sono qui fuori». Questo in risposta alla domanda che gli era stata posta al riguardo. Lo indossava con orgoglio, anche se era consapevole che avrebbe attirato l'attenzione. Tuttavia, ciò che era più importante era il fatto che la sua figlioletta l'avesse fatto apposta per lui. Al di là dei momenti personali che condividono, Charlotte e William hanno anche molti interessi in comune tra loro. Un forte spirito competitivo e la passione per l'atletica sono due caratteristiche che Charlotte condivide con il padre. Come William, anche lei si dedica completamente a un'attività, che sia calcio, rugby, ginnastica o tennis. E poi c'è la musica, un hobby che appassiona sia il padre che la figlia.
William e Charlotte sono stati visti cantare e ballare insieme per tutta la notte durante il concerto Eris di Taylor Swift a Londra, tenutosi all'inizio dell'anno. Il tour si è tenuto a Londra. Secondo alcune indiscrezioni, il braccialetto dell'amicizia potrebbe essere stato ispirato dalla celebre moda della Swift, il che lo renderebbe molto più toccante, poiché sia la principessa Kate che il re Carlo hanno lottato contro il cancro nel corso dell'ultimo anno. La famiglia reale ha dovuto affrontare una serie di difficoltà. Nonostante tutto quello che è successo, Charlotte è stata una fonte di felicità e di luce per il padre. Secondo quanto riportato da fonti reali, la natura umoristica e compassionevole che possiede è stata importante per risollevare lo spirito di William nei momenti di difficoltà. Possiede un'incredibile capacità di individuare quando lui ha bisogno di essere tirato su di morale, che sia attraverso una battuta, un commento spiritoso o semplicemente la sua presenza. Può farlo in diversi modi. L'affettuoso soprannome che William ha dato a Charlotte, Minette, che in francese significa piccolo tesoro, è un'ulteriore indicazione del legame unico che li unisce. Non solo la considera una principessa, ma anche una figlia preziosa che gli procura una gioia infinita. Per lui, il termine affetto è il modo giusto per descrivere i sentimenti che prova per lei. Nel bel mezzo dei preparativi che la famiglia reale sta facendo per la stagione delle feste, William e Charlotte stanno lavorando insieme per rendere la sua esperienza ancora più memorabile. Si dice che Charlotte abbia ricercato e sviluppato meticolosamente una lista dei piatti preferiti dalla madre, assicurandosi che ogni dettaglio fosse impeccabile. Inoltre, ha assistito i fratelli nella creazione di decorazioni fatte in casa, il che dimostra che la sua premura e il suo senso del dovere sono ben al di sopra dei suoi anni. Il principe di Galles prende l'iniziativa. Ci sono alcuni aspetti della famiglia reale che non sono così perfetti come sembrano. Da quando è stato diagnosticato il cancro al re Carlo, il principe William è stato costretto ad assumersi maggiori responsabilità in modi che non aveva previsto. Il peso del dovere che è stato posto sulle sue spalle è stato gestito con eleganza, ma non si può negare la tensione che sta vivendo. Oltre alle sue attività quotidiane, le sue relazioni più intime hanno risentito della sua lotta per mantenere un sano equilibrio tra le responsabilità reali, gli impegni verso la famiglia e il proprio benessere personale. In qualità di principe di Galles ed erede apparente al trono, William attribuisce la massima importanza al mantenimento della stabilità all'interno della monarchia, sia a livello nazionale che internazionale. La sua visibilità ha raggiunto nuove vette e la sua agenda è ora piena di eventi ufficiali a un ritmo paragonabile a quello del padre. Quando Carlo si era allontanato da numerose attività pubbliche, William è salito alla ribalta come leader de facto della monarchia, partecipando a cerimonie di Stato, intrattenendo i dignitari e rappresentando la corona nei grandi eventi nazionali. Questo perché il re Carlo si sta concentrando sulla sua salute. Quest'anno, uno dei suoi obblighi più importanti è stato quello di presiedere alle cerimonie di investitura a Buckingham Palace e al castello di Windsor. Ha anche consegnato personalmente premi e onorificenze a coloro che sono stati onorati nelle liste di Capodanno e di compleanno del re. Questi eventi sono più che semplici formalità, offrono a William la possibilità di interagire direttamente con persone di tutto il paese e di celebrare i loro successi, cosa di cui si compiace molto. La sua partecipazione alle attività commemorative nazionali, in particolare la deposizione di una corona di fiori al cenotafio durante il Memorial Day, ha ulteriormente cementato la sua posizione di attore centrale nel mantenimento delle usanze reali. William ha mantenuto la sua dedizione alle proprie cause nonostante le crescenti pressioni che sta subendo. L'Earthshot Prize, un progetto innovativo incentrato sulla lotta al cambiamento climatico, continua a essere una componente essenziale della sua visione della monarchia. All'inizio di quest'anno si è recato in Sudafrica per partecipare agli Earthshot Prize Awards. In quell'occasione ha fatto notizia per aver indossato un braccialetto dell'amicizia regalatogli dalla principessa Charlotte. William ha influito sull'introduzione di nuove iniziative in linea con il suo obiettivo a lungo termine di modernizzare la monarchia. Questi progetti sono stati lanciati vicino a casa. Recentemente è stato un forte sostenitore della creazione di una nuova struttura sanitaria sulle isole Scilly, che avrebbe fornito un accesso più comodo alle cure mediche per le comunità che si trovano in aree isolate. Inoltre,
Il suo progetto abitativo a Nant-le-Dame, realizzato con l'intento di affrontare il problema dei senzatetto, ha ulteriormente rafforzato la sua dedizione ad avere un impatto reale. I Community Impact Days, che organizza, sono diventati una manifestazione di questa ideologia. Invece di limitarsi a tagliare nastri o a partecipare a eventi di alto profilo, è stato visto impegnarsi direttamente in iniziative locali, dare voce a problemi ambientali e impegnarsi fisicamente in progetti che migliorano la vita delle persone. È stato anche avvistato mentre partecipava a eventi di alto profilo. È in atto un tentativo più ampio di modernizzare la monarchia rendendola più accessibile e rilevante, in particolare per le giovani generazioni, il cui sostegno all'istituzione è in calo. Questo approccio pratico fa parte di questo sforzo più ampio. Tuttavia, nonostante William stia svolgendo egregiamente la sua funzione pubblica, la sua vita privata ha inevitabilmente risentito della tensione. Il carico emotivo e logistico di assistere sia il re Carlo che Caterina nei loro trattamenti contro il cancro lo ha messo in una situazione terribile. Carlo e Caterina sono entrambi in cura per il cancro. Anche se mantiene la sua compostezza in pubblico, il peso degli obblighi è più pressante di quanto non sia mai stato a porte chiuse o in pubblico. William e Kate sono stati per molto tempo i personaggi più affidabili e ben voluti della monarchia. Hanno sempre mantenuto un indice di gradimento superiore a quello dell'istituzione stessa. William, tuttavia, si è trovato in un terreno sconosciuto, mentre cercava di gestire la vita di un reale anziano a tempo pieno e di un genitore a tempo pieno. Questo perché Kate si è allontanata dagli impegni pubblici per concentrarsi sulla sua convalescenza. William e Kate sono stati i personaggi più affidabili e ben voluti della monarchia per un periodo di tempo considerevole. Hanno sempre mantenuto un indice di gradimento superiore a quello dell'istituzione stessa. William, tuttavia, si è trovato in un terreno sconosciuto nel tentativo di gestire la vita di un reale anziano e di un genitore a tempo pieno. Questo perché Kate si è allontanata dagli impegni pubblici per concentrarsi sulla sua convalescenza. Secondo alcuni che conoscono la situazione, William si è assunto responsabilità genitoriali ancora più attive per favorire una sensazione di normalità per George, Charlotte e Louis, nonostante le difficoltà che la loro famiglia sta attraversando. La principessa Charlotte è straordinariamente bella. Sebbene la famiglia reale non sia estranea a momenti di tensione, i recenti avvenimenti che hanno avuto luogo a Sandringham hanno lasciato tutti in uno stato di shock. Dopo aver fatto un'osservazione che ha scosso il principe William nel profondo, la principessa Charlotte, la giovane reale nota per la sua sicurezza e il suo fascino, ha appena fatto la sua dichiarazione, mentre la famiglia si riuniva per l'annuale celebrazione del Natale, che spesso è un momento pieno di risate, amore e tradizione. È accaduto quanto accaduto. Tuttavia, quest'anno le osservazioni di Charlotte fecero fermare l'intera sala, nonostante ci fossero decorazioni festose e persone che già conoscevano tutti. D'altra parte, Charlotte, che all'epoca aveva solo 9 anni, si rivolse improvvisamente al padre con uno sguardo molto più grande dei suoi anni. L'atmosfera era leggera e la conversazione scorreva mentre la famiglia reale si divertiva insieme. Charlotte riuscì a penetrare il rumore con la sua voce, calma ma piena di sentimento. «Papa?» rispose lei, con lo sguardo ancora fisso sul suo. «Anche se so che siete molto impegnato a fare il principe, ci sono momenti in cui sembra che vi dimentichiate di essere semplicemente mio padre». Nella stanza c'era un silenzio assoluto. Kate, che era seduta vicino, ha avuto un attimo di pausa e il suo sguardo è passato da un'espressione di stupore a una di profondo rispetto. D'altra parte, William sembrava seriamente sorpreso. Mentre rifletteva sulle cose dette dalla figlia, il suo atteggiamento, normalmente controllato, cominciò a cambiare. Un barlume di malinconia apparve nei suoi occhi in quel momento. Sembrava che stesse rispondendo aprendo la bocca. Charlotte, tuttavia, non era ancora completa. Ha poi aggiunto: «A volte penso che si dimentichi che non siamo solo una famiglia reale, con la convinzione che solo un bambino può avere. Noi, come tutti gli altri, siamo una famiglia e, proprio come tutti gli altri, abbiamo bisogno di stare insieme. Non tutto riguarda il lavoro». Quasi immediatamente, l'impatto delle sue parole si fece sentire. William abbassò lo sguardo, ma fu anche sinceramente colpito. Un evidente rossore gli salì sulle guance, mentre abbassava lo sguardo come se fosse sinceramente commosso. Mentre si sforzava di raccogliere i suoi pensieri, fece un respiro profondo e poi rispose con voce gentile: «Mi dispiace tanto, signorina.
Non ha tutti i torti. Le assicuro che migliorerò. Un'espressione di commozione apparve negli occhi di Kate. Il sentimento di orgoglio e di dolore la investì mentre si allungava e abbracciava dolcemente Charlotte. Fu sopraffatta da una combinazione di emozioni. C'era qualcosa di più di quello che Charlotte aveva dichiarato. Il metodo con cui articolava qualcosa che molti adulti trovano difficile da articolare era la fonte della sua saggezza. Mentre il resto della famiglia sedeva in stupita contemplazione, la gravità della situazione cominciò a penetrare nella loro coscienza. La verità delle affermazioni di Charlotte era così convincente che persino coloro che avevano trascorso anni a palazzo, vincolati dal dovere e dagli obblighi, non poterono rifiutarla. Charlotte, che all'epoca aveva solo 9 anni, aveva portato alla loro attenzione una questione importante. Dietro i titoli reali, gli impegni e la grandezza, esisteva ancora una famiglia, che non doveva mai essere messa in ombra da nessuna posizione o responsabilità. Sarebbe bello se il video vi piacesse, se lo condivideste con altri e se vi iscriveste al canale. Inoltre, cliccate sul seguente video che appare sullo schermo. Vi piacerà. Seguiteci per altri fantastici video.